Ciao a tutti, cari amici del Capricorno, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la seconda parte di maggio 2022. Sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete completare il vostro oroscopo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Ho attivato un numero di telefono per le consulenze personalizzate. Se volete prenotare un appuntamento, mi potete scrivere una mail e vi spiego come funziona. Sotto nella descrizione del video trovate l'indirizzo mail e trovate anche il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio dell'oroscopo lunare, solare e dell'ascendente. Bene. Mostrami Capricorno, grazie. Wow! Ruota della fortuna. Bellissima carta, amici del Capricorno. È una carta numero 10. Parla di fine cicli e di inizio di nuovi cicli. Parla di cambiamenti inaspettati. Ho sentito karma, quindi probabilmente per qualcuno si tratta di terminare quello che è un ciclo karmico in questo periodo. O, perché no, magari si sta entrando in un nuovo ciclo karmico. La ruota della fortuna parla anche di aiuti improvvisi, di fortuna. Per qualcuno si potrebbe trattare di qualche eredità, di qualche vincita al gioco, comunque ha a che fare anche con qualche arrivo monetario. Abbiamo la carta numero 49, è la carta dell'osservatore. È come se questa carta vi volesse invitare a diventare osservatori, a scrutare, se vogliamo. La volpe qui sta guardando le stelle, quindi per certi versi, visto che io le stelle le associo comunque a quello che è l'universo, il destino che è scritto nelle stelle, è un po' come se qui steste o comunque la volpe sta osservando che cosa succede, come si muovono le stelle, quindi come si muove energeticamente tutta la situazione, è un po' staccarsi e diventare appunto osservatori della situazione, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Partiamo con un re di spade al contrario. Quindi probabilmente per quello che c'è questa carta dell'osservatore, che tra l'altro è un numero 49, perché il re di spade al contrario mi dà da pensare che non ci sia poi tutta quella determinazione mentale, ok, necessaria in questo periodo per voi. Abbiamo poi la carta dell'appeso, la carta degli amanti e il 9 di bastoni. Allora, probabilmente è per quello che c'è anche la carta dell'osservatore. Dovete osservare, come vi dicevo prima, certe dinamiche, perché qui non avete molta chiarezza mentale e la carta dell'appeso arriva proprio per quello. L'appeso invita a guardare le cose da un altro punto di vista, è appeso a testa in giù, ok? Quindi vede le cose al contrario. Si tratta proprio di vedere il risvolto della medaglia qui. La carta dell'appeso parla anche ehm, di quello che è una situazione in stand-by, è un'energia comunque statica, un'energia ferma. Per qualcuno potrebbe rappresentare quello che è una sorta di prigionia, se vogliamo, okay, ma credo che sia una prigionia della mente, proprio perché c'è questo re di spade al contrario e perché comunque avete la carta dell'osservatore. C'è qualcosa qui che in qualche modo state rivalutando. Abbiamo poi la carta degli amanti e qui sento che avete probabilmente è molto tempo che siete da soli, se fosse per voi una stesa, per esempio, di lavoro, potrebbe far riferimento a quello che è la voglia di una collaborazione, mentre se per voi vibrasse come una stesa romantica, potrebbe essere la voglia di avere una relazione bella, una relazione seria, stabile, che faccia crescere insomma, che sia costruttiva. Però qui avete il 9 di bastoni.
9 di bastoni dice che siete voi fondamentalmente che siete sulla difensiva nei confronti di questa relazione o di questa situazione. Il re di spade potrebbe anche rappresentare una persona che avete appena conosciuto, o che state per conoscere insomma e che state osservando, eh. Se per esempio non fosse un'energia ma rappresentasse una persona, la carta dell'osservatore potrebbe essere qui per dire che per certi versi state osservando gli schemi comportamentali di questa persona, e difatti qui siete in fase riflessiva. Però il 9 di bastoni mi dice che fondamentalmente siete voi che siete sulla difensiva, che per certi versi avete alzato i muri e che quindi non vi fate conoscere magari, anche perché giustamente avendo la carta dell'appeso siete in una fase di inattività, non movimento. Quindi, non lo so, magari anche per l'altra persona diventa difficile capire come agire, Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Abbiamo un 2 di spade al contrario. La carta del giudizio. Sì, in effetti sento che verso la fine del periodo e il fante di bastoni. Verso la fine del periodo con queste carte, o meglio, il lavoro di osservare il lavoro che viene fatto nel periodo di appeso, qui aiuta a prendere consapevolezza, a ad avere quello che è un risveglio di tipo spirituale, potrebbe essere perché si intende la chiamata con il giudizio. Può essere sia la chiamata divina, piuttosto che una chiamata di tipo fisico, okay, sento che comunque andate verso quello che è la chiarezza mentale. Avete la ruota della fortuna, quindi le dinamiche, il ciclo karmico in sé cambierà in questo periodo. Ci sarà una presa di consapevolezza, ci sarà una crescita interiore da parte vostra. I dubbi che probabilmente potevate avere prima di questa fase di osservatore verranno comunque risolti, o se non risolti verranno, diciamo, perlomeno un po' chiariti. E la carta del giudizio davvero parla di una presa di consapevolezza. Per certi versi potrebbe parlare di qualcuno che torna dal passato e potrebbe far riferimento a questo, re di, spade o potrebbe fare riferimento a questo fante di bastoni. Magari è una collaborazione di vecchia data, è una persona che si conosce da tanto tempo, potrebbe essere una persona più giovane di voi, magari quella persona che ha il giusto entusiasmo per affrontare nuovo questo nuovo momento, questa nuova situazione, che sia nel lavoro, che sia, ripeto, che per voi vibri come una stesa romantica, applicatelo alla vostra realtà. Però il fante di bastoni alla fine può rappresentare una persona, ripeto, che entra nella vostra vita o anche solo il vostro rinnovato entusiasmo, perché comunque qui stiamo passando per quello che è un'ascensione, per quello che è una crescita, per quello che è un innalzamento delle vibrazioni. Avete la ruota della fortuna, la ruota della fortuna sempre parla di fortuna, parla di cambi positivi, parla del destino, ok? Parla di quello che sono i cambi di karma e giustamente avendo fatto questo lavoro di crescita, questo lavoro di presa di consapevolezza, si va al gradino superiore e si ritrova con questo fante di bastoni quello che è l'entusiasmo che probabilmente si era un po' persi. Andiamo a vedere carta per carta, spiegatemi il re di spade al contrario, spiegato dal mondo al contrario e dalla carta della forza. Mh. Sì, il re di spade secondo me fa riferimento a qualche cosa che non si vuole lasciare indietro, a qualche tipo di atteggiamento magari anche che non si sta cambiando. Io lo sento molto come una confusione mentale, perché comunque avendo poi anche l'appeso dietro che parla di questo riflettere, di questo pensare, di questo rivalutare, sento che qualcuno è come se facesse fatica mhmm, come vi posso dire, a prendere una scelta, a spingersi. E infatti qui abbiamo anche il 2 di spade al contrario, che è la carta del bivio. Andiamo a vedere l'appeso, vediamo cosa ci dicono. Abbiamo il 2 di coppa al contrario, qui mi vibra tanto come una stesa romantica. Andiamo a vedere, okay. E 5 di bastoni. Sì,
Qui ci sono stati dei conflitti con questo 5 di bastoni e probabilmente, il 2 di, coppe potrebbe far riferimento a quello che è un compromesso, un'unione, un contratto, una collaborazione. In questo caso c'è una situazione di stand-by con quello che è l'appeso, c'è una situazione di, uhm, rivalutazione, diciamo, di ripensamento, uhm inerente a questa relazione, inerente a quest'unione, diciamo così. Andiamo a vedere gli amanti. Regina di spade e il giudizio è contrario. Mh. Sì, in questo caso gli amanti sento che mi parla più che di quello che è una relazione, come avevo accennato all'inizio, più di quello che è una relazione equilibrata, magari per qualcuno sì, però vedendo queste 2 carte sento che qui è come se invece che a questo serve l'osservatore. Invece che osservare col cuore, il vostro è un tipo di ragionamento inerente a questa situazione di appeso. Io sento che probabilmente dovete rivalutare un po' quello che è l'amore per voi stessi in questa situazione o in questa, relazione, perché qui c'è tanta determinazione mentale, ma non vi fa vedere delle cose. Andiamo a vedere il 9 di bastoni per piacere, grazie. Allora, il 9 di bastoni è spiegato dal 5 di denari, dall'asso di bastoni, dal 7 di denari e dalla regina di bastoni. Io credo che questo 9 di bastoni sia qui perché qualcuno ha già creato una delusione. C'è un 5 di pentacoli, Probabilmente ci si aspettava di iniziare qualche cosa, ci si aspettava di essere riconosciuti o riconosciute, ehm, ma questa c'è stata una delusione da parte di qualcuno, okay, quindi voi avete eretto questo 9 di bastoni, avete eretto queste barriere insomma intorno a voi, intorno alla situazione e potrebbe anche essere inerente a una donna, una figura femminile comunque. Può essere che una figura femminile o una figura maschile con una forte energia femminile vi abbia comunque deluso. Magari per qualcuno è anche un tipo di delusione da prestazione, diciamo, perché l'asso di, scusatemi, l'asso di bastoni molte volte fa riferimento, a proprio quello che è, mhmm, un atto sessuale, okay, quindi fate attenzione perché il 5 di pentacoli molte volte parla di codipendenza e avendo anche una carta del 7 di pentacoli qua sopra, che parla di attesa, è un po' come se qualcuno stesse aspettando le mosse di qualcun altro, come se foste lì appesi, appunto. Andiamo a vedere il 2 di okay. Allora il 2 di spade al contrario è spiegato da un 9 di spade, il fante di spade, il 7 di coppe e il 3 di bastoni. Mhmm, Qui c'erano, come vi dicevo, i dubbi del 2 di spade che iniziano a schiarirsi e in effetti c'è anche il 9 di spade che proprio parla proprio di quello che è il risveglio da un incubo, cioè il ricordo del dolore, che in realtà poi anche l'appeso parla di fine di sofferenza, okay, e giustamente avete anche un 9 di bastoni, state iniziando a strutturarvi, a prendere un certo tipo di distacco, di distanza dalla situazione o dalla relazione. Però comunque, c'è ancora una fase di indecisione, se vogliamo, perché, ci sono comunque tutte queste 7 coppe che potrebbero rappresentare le possibilità. Sì, in questo caso lo sento più le possibilità, perché non vedo carte tipo luna, tipo sacerdotessa, quindi sì. E difatti qui c'è anche il 3 di bastoni, che parla di quello che sono i progetti futuri, i progetti che in realtà è già la carta, cioè diciamo che il pensare al progetto è il 2 di bastoni, mentre il 3 di bastoni è già più il concretizzare il progetto. E qui abbiamo il giudizio. Il giudizio parla di quell'idea, quel risveglio. L'imperatrice
Vediamo che altro. Ok, guardate, un'altra volta l'appeso, il sole e il cavaliere di bastoni al contrario. Allora, qui per qualcuno si potrebbe parlare di bambini, perché comunque abbiamo 2 riferimenti ai figli. Ehm, Però di nuovo sento che comunque è come se il vostro fosse un risveglio interno, però in realtà non c'è quello che è un reale movimento. Per adesso. Con questo cavaliere di bastoni al contrario, che normalmente indica il movimento, l'azione, anche qualcuno che arriva, perché comunque il giudizio parla di qualcuno che torna anche dal passato, però, non lo so, per certi versi è come se ci sono dei bambini di mezzo qui. Mi parlano di affidamento, quindi magari per qualcuno risuona, si sta aspettando che diano in affidamento dei bimbi. Andiamo a vedere il fante di bastoni per piacere. Allora, un asso di pentacoli al contrario e l'8 di spade. L'asso di pentacoli parla di qualcosa che non inizia, ma in effetti io già qui vi avevo detto che un movimento, un'azione concreta non c'è. E quindi è giusta, cioè ci sta che l'asso di pentacoli sia il contrario. E perché? Perché fondamentalmente avete ancora tutti questi pensieri, un po' logoranti devo dire, no, su voi stessi, perché comunque, ripeto, il fante di bastoni ha quell'energia un po' egoista. Quindi è come se qualcuno stesse pensando per certi versi a che cosa è meglio per sé, ma in modo con un egoismo sano, okay? La ruota della fortuna è come dicevo prima, parla di cambi, cambi repentini, cambi che arrivano, cambi che probabilmente neanche voi vi aspettate, mh? Per qualcuno potrebbe proprio essere quella chiamata magari lavorativa che si sta aspettando, però è come se qui arrivasse un'offerta che non è quella che vi aspettate. Okay, andiamo a vedere un messaggio da parte di Osho, vediamo conscio e inconscio. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo, per me è davvero importante, con i vostri like, i commenti, le condivisioni, anche le iscrizioni. Anzi, se non siete iscritti questo potrebbe essere il momento giusto di farlo. Okay. Abbiamo celebrazione, innocenza e sensi di colpa. Sensi di colpa è un 8 di spade, Quindi qui c'è qualcuno che in qualche modo non fa festa, non festeggia, non celebra, ma difatti anche all'inizio della stesa la carta del mondo era al contrario, Manca quello che è una celebrazione, manca quello che è una riconciliazione anche per qualcuno. E la carta dell'innocenza la sento molto con quella dell'osservatore, perché parla proprio di osservare il mondo con gli occhi di un fanciullo, ma con la saggezza, che comunque avete già acquisito durante la vostra vita. Però qui c'è qualche tipo di senso di colpa che secondo me vediamo qui in questa carta dell'appeso. Senso di colpa potrebbe anche essere, verso se stessi, perché comunque qua si cerca di focalizzarsi verso se stessi, okay? Quindi credo che qui, bisogna rivalutare le aspettative di chi soddisfare, se le vostre o se quelle degli altri fondamentalmente. Andiamo a vedere un messaggio da parte, degli oracoli ops, erano girati. Degli oracoli dei guerrieri di luce. Una carta per piacere, grazie per gli amici del Capricorno. Verità. Vedi la tua luce. Conosci il tuo potere. Abbi il coraggio di passarci di camminare, come vi posso dire,
di andare per la tua verità. Qui dice letteralmente di camminare la tua verità, però vabbè avete capito. Canale: sei un canale attraverso il quale l'energia della guarigione raggiunge il mondo. Wow! Quindi anche voi potete aiutare gli altri a star meglio, insomma. Bene, cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la stesa vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.